Bene, eccoci arrivati alla seconda giornata del percorso Giochi e Civiltà per la classe quinta. È dedicata ai latroncoli, un gioco da tavolo molto amato dagli antichi romani. Cosa dobbiamo fare? Per preparare la lezione dobbiamo stampare tutti i file inclusi in questo PDF e fotocopiare la tavola da gioco, una per ogni alunno. Ci serviranno anche degli oggetti da usare come pedine, bianchi e neri. Io utilizzo sempre le orecchiette colorate che sono molto simpatiche, hanno una bella forma rotonda. Arrivati in classe distribuiamo le fotocopie, disponiamo i bambini a coppie, distribuiamo anche le pedine. I romani giocavano con molte più pedine di quelle che propongo io. Io ne propongo 8 o 10 per far durare poco la partita. I romani probabilmente giocavano con dalle 15 alle 20 pedine. Se ci sono dei bambini da soli, dovremmo giocare insieme a loro. Il gioco è molto bello, non possiamo mettere il bambino che resta da solo, accorparlo ad una coppia già esistente, sembra troppo brutto. Prepariamo, o prima della lezione o mentre i bambini giocano, anche gli altri foglietti tagliati. Poi che cosa dovremo fare? Dovremo cominciare a preparare la lavagna per il lavoro seguente. Come la volta scorsa si inizia con una fase di gioco e poi c'è una fase di analisi. La lavagna si prepara così: si attaccano i simboli delle squadre in alto e poi sotto tutti i foglietti, dal numero 1 al numero 4. Terminata la fase di gioco, teniamo sempre d'occhio i tempi sulla scheda del lavoro, e disponiamo le squadre ai 4 angoli della classe, togliamo tutti gli ostacoli che si trovano fra loro e la lavagna e spieghiamo l'attività seguente. Ci sono dei foglietti che ogni squadra deve prendere, compilare, alzare la mano quando li ha compilati e se la maestra dice che vanno bene, prendono dei punti e possono andare subito a prendere il foglietto seguente. Cominciamo quindi a chiamare un delegato per ogni squadra, gli facciamo mettere la mano sul foglietto numero 1, il nostro via lo prende e lo porta al posto. Per questo motivo i foglietti alla lavagna dobbiamo attaccarli proprio con pochissimo scotch, altrimenti si strappano. E facciamo molta attenzione quando i bambini alzano la mano, perché se andiamo dalla squadra sbagliata si arrabbieranno tantissimo. E vedete che poi su questi foglietti da compilare c'è segnato anche che se non riescono a compilarli possono comprare degli indizi, che non sono delle scorciatoie per il loro pensiero, ma sono degli indirizzi per il loro pensiero, quindi non gli danno una parte della risposta, ma li aiutano a capire in che direzione riflettere per trovare la risposta a ciascun foglietto. Io poi generalmente do dei punti bonus per chi riesce a dare la risposta all'ultimissima domanda presente sul foglietto numero 4. Quindi questi giochi ci parlano di cosa? Della società. Do dei punti extra perché è una domanda veramente difficile, richiede un sacco di astrazione. Bene, tutto quello che serve per fare questa lezione lo trovate in questo PDF, quindi fotocopia della tavola di lavoro, portiamo a scuola delle pedine, prepariamo la lavagna in questo modo, gli indizi che servono, che i bambini possono comprare, li teniamo sempre con noi, presso di noi. Quando una squadra li compra scaliamo subito il punteggio dalla lavagna, altrimenti poi ce ne dimentichiamo e si apre un caso diplomatico. Bene, io spero che questa tutorial vi sia servito per inquadrare bene l'attività. I bambini questo gioco l'hanno sempre apprezzato tantissimo e spero che succeda anche nella vostra classe. Vi ricordo di compilare il report al termine dell'attività e grazie ancora ragazzi per aver scelto di provare questo progetto.